Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alla sezione di podcast dedicati al viaggio erotico negli arcani. Oggi siamo nel settimo arcano maggiore, il carro. E il carro è un arcano che spesso viene interpretato come vittoria, come successo, come conquista, come determinazione. Però nel viaggio immaginale degli arcani il carro ci racconta qualcosa di molto più antico, molto più profondo. E racconta il movimento della coscienza, racconta il sole, racconta ciò che accade quando l'anima smette di chiedere le prove e inizia a camminare. Ma prima di entrare nel mito, dobbiamo chiarire una cosa. Allora, oggi quasi tutti associano il sole ad Apollo. Però nella Grecia più antica Apollo ed Elios erano due figure differenti. Apollo era il dio della veggenza, della musica, della bellezza, dell'arte, la profezia, la guarigione, il dio della lira, no? Dell'alloro, della parola oracolare. Invece Elios non era il dio del sole, Elios era il sole, cioè la sua stessa presenza illuminava il mondo, non rappresentava la luce, era la luce. Ogni mattina Elios sorgeva a oriente, saliva sul suo carro meraviglioso d'oro, trainato da 4 cavalli di fuoco, attraversava il cielo, illuminava la terra, osservava ogni cosa e nulla sfuggiva al suo sguardo. Ecco che gli antichi lo chiamavano colui che tutto vede. E quando poi il sole tramontava a occidente, il viaggio non terminava mai. Durante la notte Elios tornava a oriente attraversando il fiume Oceano e lo faceva dentro una gigantesca coppa d'oro costruita da Efesto. Quindi anche quando il mondo dormiva, Elios continuava il suo viaggio, perché la luce non si interrompe mai. E qui fermiamoci un istante, perché Elios non è soltanto un dio, è proprio un'immagine dell'anima. Quante volte nella vita pensiamo di essere fermi, eppure qualche cosa continua a muoversi dentro di noi, anche nel dolore, anche nella notte, anche nella confusione, cioè l'anima continua il suo viaggio, proprio come Elios. Ed è qui che entra Fetonte. Fetonte è figlio di Elios e della ninfa Climene. Fetonte è un ragazzo che porta proprio nel sangue la luce, però non riesce a crederci di portare questa luce. E chi ci ricorda? Noi tutti! Allora un giorno un suo coetaneo, uno dei figli di Zeus, Epafo, lo derise davanti a tutti, lo umilia, cioè mette in dubbio la sua origine divina e gli dice tu non sei veramente figlio del sole. E quindi che succede? Che il dubbio entra in Fetonte. E anche qui chi vi ricorda questo mito? Il mito di amore psiche, il dubbio. Ed è proprio qui che inizia il mito, perché ogni tragedia greca comincia sempre con una ferita. E la ferita di Fetonte è il dubbio, anche per lui. Allora che succede? Che Fetonte corre dalla madre, cioè Fetonte va dalla madre e dice no mamma mi devi dire assolutamente, cioè voglio una prova, voglio una certezza. E la madre di Fetonte, Climene, lo indirizza verso il palazzo del sole e dice vai a parlare con tuo padre. E allora Fetonte incontra Elios. Il padre lo accoglie, lo riconosce, lo ama profondamente. E per far sì che Fetonte dissipasse ogni dubbio della sua origine divina, gli dice io ti esaudirò qualsiasi desiderio tu voglia. Allora Fetonte chiede una cosa sola. Fetonte chiede al padre Elios di guidare il carro del sole per un solo giorno. Però
Elios tenta di fermarlo e gli dice: no, guarda che nessun mortale può governare quella forza così potente, perché i cavalli sono fuoco, il percorso è immenso, cioè anche Zeus osserva il viaggio che io faccio ogni giorno con rispetto. Però il figlio, niente, il figlio insiste: no, me lo devi far provare, mi devi far guidare il carro. Perché? Perché quando la mente vuole una prova non ascolta più il mistero, non ha più fede nel mistero, ma vuole vedere, vuole dimostrare, vuole possedere la certezza. E allora Elios è vincolato per forza dalla promessa che ha fatto al figlio: ti darò qualsiasi cosa tu voglia, e deve accettare per forza. Allora Fetonte sale sul carro del sole, i cavalli partono e a un certo punto i cavalli si accorgono che a guidare il carro non è Elios, e allora il carro si scuote, si impenna, perde la traiettoria, sale talmente in alto che a un certo punto il gelo invade il mondo, poi scende tanto in basso che la terra brucia, le foreste prendono fuoco, i fiumi si prosciugano, nascono i deserti, tant'è che il mito racconta che anche il deserto del Sahara nacque da questo passaggio. Perché la luce senza coscienza diventa distruzione. E allora, mentre sta succedendo questo caos assurdo, Zeus vede tutto questo, scaglia un fulmine, il carro si spezza e Fetonte precipita nel fiume Eridano. Sapete qual è il fiume Eridano? L'antico Po. E Fetonte termina così il suo viaggio umano. Però non termina il mito, perché nei miti non esiste mai la fine, esiste soltanto la trasformazione. Allora, con la fine di Fetonte, le sue sorelle, le Eliadi, piangevano sulle rive di questo fiume, piangono talmente a lungo, così profondamente, che gli dei si commuovono e le trasformano in alberi di pioppo. E allora le loro lacrime diventano ambra. E ancora oggi ogni pezzo d'ambra racconta la memoria di una trasformazione. Guardate quanto è bello il mito, poetico. E allora qual è il tema profondo del carro? Cioè, di cosa parla davvero questo arcano? Non parla di vittoria, non parla di controllo, non parla di dominio, parla di una sola domanda. Una domanda che forse abita anche in te, e te la faccio subito. Quando è che smetterai di chiedere prove della tua natura divina e inizierai semplicemente a viverla? Quando? Fetonte non cade perché si fida. Fetonte cade perché vuole dimostrare. Fetonte vuole dimostrare di essere il figlio del sole, vuole eliminare il dubbio, vuole una garanzia, vuole una conferma. Ma l'anima non vive di conferme, l'anima vive di esperienza. Allora in questo mito l'eros del carro è proprio il movimento, è la vita che chiama, è il viaggio, è la forza che ti invita a lasciare il porto, a smettere di aspettare, a smettere di verificare, a smettere di dimostrare, semplicemente andare. E dove sta poi l'ombra del carro? L'ombra del carro è il bisogno di prove. È la necessità di essere riconosciuti, è quel continuo chiedere: ma sono davvero pronta? Ma è davvero la mia strada? Ma funzionerà? Quindi l'ombra del carro non è il fallimento, è l'immobilità generata dal dubbio. Allora ti faccio delle domande che puoi tranquillamente annotare sul tuo quaderno rituale, che sono le seguenti. Contemplale queste domande, non rispondermi subito.
e ti apriranno una grandissima trasformazione. Dov'è che stai chiedendo una prova invece di fare semplicemente esperienza? Dove? Cosa sto cercando di dimostrare in questo momento? Altra domanda. Cos'è che stai cercando di dimostrare? Chi saresti se smettessi di difendere la tua identità? Semplicemente vivere questa identità. Cioè, chi saresti se smettessi di difendere la tua identità? E poi, quale viaggio sta aspettando soltanto il mio primo passo? Quale? Allora, ripetiti sempre questa formula psichica. Il sole non dimostra di essere luce, splende. E così vale anche per te. E adesso andiamo a compiere il sigillo del carro nel corpo e nella psiche profonda, affinché questa trasformazione abbia in te luogo. Ragazze mie e ragazzi, adesso entriamo nella foresta immaginale. Allora, prendete la vostra cappa magica se ce l'avete, altrimenti, come ho detto anche negli altri podcast, procuratevi uno scialle di cotone, di seta, l'importante è che sia materiale naturale. Allora, indossiamo la nostra cappa magica, che è l'abbraccio del nostro sposo invisibile, amante mistico. Allora, e entriamo nella nostra foresta immaginale. Iniziamo con il basculamento. Inalo dal naso le fasi successive ed esalo dalla bocca. E facciamo in questo modo. Fate ruotare bene la schiena. Il respiro di fuoco serve a bruciare i pensieri e la mente razionale, il nostro io, il nostro ego. Adesso mettiamo le mani a coppa nel Lotus Mudra, le punte dei pollici che si toccano e le punte dei mignoli che si toccano. All'interno del loto mettiamo oggi l'idea di dover dimostrare di essere qualcuno o qualcosa. Puoi metterci anche l'idea della tua stessa identità, quello che credi di essere, e quindi quello che credi di essere ha a che fare anche con tutte le paure e i condizionamenti che abbiamo di default nel sistema, no? Io ti consiglierei oggi di puoi mettere quello che senti, un'idea, un qualcosa da offrire allo spirito, un condizionamento per entrare nella foresta immaginale. Io ti consiglio di mettere l'idea di dover dimostrare di essere qualcuno o qualcosa. Quindi mettiamo nel loto questa credenza, come ci vuole la società, no? Che dobbiamo dimostrare, dobbiamo fare. Mettiamola nel loto e offriamola allo spirito con un'inalazione, la portiamo sopra la testa e con un'esalazione la doniamo. Mettiamo le mani nell'Anjani Mudra giunte davanti al torace, chiudiamo gli occhi e immaginiamo la nostra meravigliosa foresta immaginale, fatta di animali fantastici, di ruscelli, laghi, questa splendida radura. La foresta immaginale è il luogo psichico, è la soglia liminale dove tutto è possibile, dove avviene la creazione, dove avviene l'incontro con gli dei. Allora immaginiamoci questa meravigliosa foresta immaginale davanti a noi. Chiediamo il permesso di entrare facendo un inchino e facciamo un passo avanti.
Come entriamo nella foresta immaginale, ci muoviamo come condor. Il condor è un animale sacro agli dei. Perché? Perché si dice che portava le anime fino in cielo, le anime dei defunti, i nostri desideri, i nostri sogni. Allora ci muoviamo in questo modo. Ci pieghiamo leggermente con le gambe, in questo modo qua. Aspetta che ti faccio vedere. Così. Ok? E con il condor raggiungiamo il nostro albero migliore amico dove andremo a praticare. Mettiamo le mani così, così. E facciamo sempre la respirazione di fuoco. Inalo dal naso in 2 fasi successive ed esalo dalla bocca. E mi giro con il busto. Quanto più possiamo tenendo le spalle dritte. Adesso abbiamo raggiunto il nostro albero migliore amico e ci mettiamo sempre in piedi in una posizione ben radicata. Ci mettiamo in posizione radicata, mantieni le gambe in questo modo come ti ho fatto vedere prima, le mani sul basso ventre, la destra sopra la sinistra, sotto l'oara, due dita sotto l'ombelico. Chiudi gli occhi, il mento verso il torace, senti l'unione con la terra, sentiti profondamente radicata alla terra. Respira con la respirazione di consapevolezza. È un po' più profonda del respiro normale, sono le labbra leggermente sporte in fuori, quasi come per fischiare, e respira dalla bocca e dal naso contemporaneamente. Non ti accorgerai di stare respirando anche dal naso. È un respiro un po' più profondo. Senti dai chakra dei piedi il profondo radicamento con Madre Terra. Senti la forza di Madre Terra. Senti pervaderti in ogni cellula dalla forza di Madre Terra. E dentro di te ripeti, non devo dimostrare nulla. Non c'è nulla da dimostrare. Ripetilo dentro di te. Io non dimostro di essere il sole, io splendo. Continua a respirare e senti il potere di Madre Terra, di tutti i suoi doni, le sue grandezze che ti vengono conferite. Tu hai il diritto di splendere con i tuoi doni, i tuoi talenti, le tue capacità. Respira. Adesso da questa posizione puoi metterti dritto. Da questa posizione facciamo nascere il sole, facciamo la nascita del sole. Le mani continuano a tenerle sul basso ventre e facciamo la nascita del sole come una stella luminosa. Inspirando la sfera sale, la stella sale, facciamo dal ventre
al cuore, alla gola, al terzo occhio, alla sommità del capo ed espirando si espande. Allora, inspiriamo dal naso con il suono nella gola, Ujjayi Pranayama, e quel respiro è un... Sai quando la notte abbiamo un respiro pesante? È quello lì, te lo faccio sentire. Ed espiro esalando dalla bocca, ok? Inspiro dal naso con il suono della gola ed espiro esalando dalla bocca. Allora, ad occhi chiusi, da questa posizione sempre, gambe perpendicolari al corpo, dritte, inspiro, sempre con le mani, puoi anche tenerle così, o così come preferisci, a coppa, inspiro e la sfera, la stella, la sfera luminosa sale ispirando. Ed esalando risplende in tutto il nostro cosmo. Inspiro. La vediamo sorgere la stella. Inspiro e la stella, la sfera luminosa, emerge dal ventre, va al cuore, alla gola, al terzo occhio, alla sommità del capo. Inspiro. Guarda la sfera luminosa manifestarsi da dentro di te. Ancora. Guarda la potenza che ti sta arrivando a mezzo di questa pratica. Continua, continua a respirare, continua la pratica. Facciamola altre 2 volte. Adesso porta le mani sul cuore, la destra sopra la sinistra, e ad occhi chiusi contempla la luminosità del tuo sole. Ami il tuo sole, ami la tua luce, ami la tua essenza. Adesso da questa posizione apri le braccia lentamente, molto lentamente, come fossero proprio raggi solari, e immagini che il sole stia nascendo dentro di te, non fuori di te, dentro di te. E fai tutta la circonferenza. Parti dal cuore e muovi lentamente le braccia proprio come i raggi solari. Il sole sta nascendo dentro di te. E enfatizza poi il movimento, inarcandoti all'indietro e riportando le mani al cuore. Respira sempre con la respirazione di consapevolezza, un po' più profonda del respiro normale.
Guarda il sole sorgere in te, la meraviglia del tuo essere. E adesso, dopo aver fatto sorgere il sole in te, incarna il carro del sole e facciamo il cavallo al galoppo, non verso una meta, ma tu sei il sole che attraversa tutto il pianeta, che attraversa il cielo, non verso una meta precisa, verso lo spazio e la vastità. Allora un bellissimo cavallo al galoppo attraversa l'immensità. Inaliamo dal naso in 2 fasi successive ed esaliamo dalla bocca e facciamo questa variante del cavallo. Sei un bellissimo cavallo che traina il sole, sei il sole e il cavallo, sei tutto in uno. E adesso ti trasformi in un'aquila. Usa la tua cappa magica come le ali dell'aquila. L'aquila adesso viene a incarnare la tua magnificenza, il tuo magnetismo. L'aquila ti permette adesso di far brillare tutta la tua forza, mostri la tua luce al mondo senza dimostrarla. E mentre voli come un'aquila libera, ripeti dentro di te: io non dimostro la mia luce, la mia luce accade. E respiriamo ancora con una respirazione più forte, quella circolare, solo dalla bocca. La respirazione circolare è potentissima, ti permette di innalzare subito il livello di energia. Entra più aria possibile con la respirazione circolare. E allora ci muoviamo come delle aquile e facciamo vedere la nostra forza, la nostra energia. Potete anche mettere la cappa magica sulla testa, se lo sentite, si fa tantissimo in molti rituali sciamanici. Sono un'aquila meravigliosa che non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. La mia luce accade, aumento il mio magnetismo. Cerco di fare quante più rotazioni possibile con il busto. Muovo le mie ali da aquila, come il carro del sole. Aumento la mia energia. E adesso porto le mani sul cuore, la destra sopra la sinistra. Torno al respiro spontaneo. Il mento verso il torace. Sento il battito del mio cuore, che adesso si è accelerato. Il battito del mio cuore è il mio daimon, è il mio amante mistico, è la mia luce divina che conosce i miei passi, conosce ciò che deve essere fatto e non permetterai più di ostacolarla per realizzare il grande capolavoro della tua vita. Ascolta il battito, ti parla,
Ascolta il suo battito. Samasati, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. Bene, ragazze mie e ragazzi, e adesso ti guiderò nella meditazione finale mettendoci prima di tutto in posizione meditativa. Ti chiedo di sposto la telecamera, ragazze mie. Allora, ragazze mie e ragazzi, prima di fare la meditazione finale dove ti accompagnerò senza il video, facciamo il mudra, un mudra che andrà a sigillare il lavoro che abbiamo fatto. Allora, posizione meditativa, schiena ben dritta che esprime un senso di regalità e nobiltà, chiudi gli occhi, la mano destra sopra la sinistra, le punte dei pollici che si toccano. Respira con respirazione spontanea. Concentra l'attenzione solo sul respiro. E poi adesso seguimi, riapri gli occhi in questo mudra. Io sono il tutto. Io sono il nulla. Tutto io creo, tutto io distruggo. Non sono altro che sogno. Io porto la luce nel mio sogno. Ripetiamo ancora. Io sono il tutto. Io sono il nulla. Tutto io creo. Tutto io distruggo. Non sono altro che sogno. Io porto la luce nel mio sogno. Non sono altro che sogno. Io porto la luce nel mio sogno. Non sono altro che sogno. Io porto la luce nel mio sogno. Non sono altro che sogno. Io porto la luce nel mio sogno. Io sono il tutto. Io sono il nulla. Questi sono dei mudra potentissimi, mettono insieme psiche profonda, corpo, ritualità e fa accedere l'anima a livelli di consapevolezza altissimi. Man mano che lo fate lo imparerete a memoria, è semplicissimo come avete visto. Nella seconda parte battete sul petto con la mano destra sopra la sinistra. Non sono altro che sogno. Io porto la luce nel mio sogno. Con fermezza, con autorevolezza. È molto 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 semplice, molto 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 potente. Adesso ragazze mie e ragazzi, toglierò il video e ti guiderò in una brevissima meditazione
che puoi fare anche sdraiata nella posizione della Shavasana. In questo modo puoi restare o seduta a gambe incrociate, la mano destra sopra la sinistra, le punte dei pollici che si toccano, oppure posizione della Shavasana, posizione del cadavere, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, le punte dei piedi leggermente cascanti verso l'esterno, il mento verso il torace. D'accordo? Allora, ragazze mie, ragazzi, prepariamoci e ti guido nella meditazione finale. Ti chiedo di respirare dal naso, respiro spontaneo. Concentrati sull'aria che entra ed esce dal naso. Se un pensiero arriva, riporta l'attenzione al respiro. Rilassati profondamente, come se stessi per addormentarti, ma rimanendo vigile nella coscienza. Rilassa la testa, il viso, le orecchie, le labbra, gli occhi, il palato, la lingua dall'apice alla radice, il collo, le braccia, il busto, gli organi interni, l'intestino, i polmoni, il fegato, il pancreas. Rilassa le mani, rilassa le dita delle mani, rilassa la spalla, la schiena, i glutei, rilassa le cosce, le ginocchia, i polpacci, rilassa i piedi, tutte le dita dei piedi, rilassa completamente il tuo corpo, come per addormentarti, ma rimanendo vigile. E mentre il tuo corpo è rilassato, non ci sono barriere dell'io, della mente razionale. Adesso segui la mia voce, perché in questo stato di coscienza le mie parole penetreranno profondamente nella tua coscienza. Porta dunque la tua mente lungo questo sentiero. Io sono il tutto. Io sono il nulla. Tutto io creo. Tutto io distruggo. Non sono altro che sogno. Io porto la luce nel mio sogno. Abbandonata la cieca credenza nel mio io, lasciata la certezza di essere qualcosa o qualcuno, avendo fatto del mio io
uno strumento più che un tiranno. Neppure girando l'intero universo potrei trovare qualcosa in grado di nuocermi. Neppure il nulla, infatti, può nuocere al nulla. Io che sono la pura luce del vuoto, mi specchio nel mondo in molteplici forme, create dai miei stessi riflessi luminosi. Il riflesso non può nuocere alla luce che lo genera. Ora la mia coscienza poggia sul fermo suolo della non oggettività delle cose, libera dagli attaccamenti. La sua luce radiante eclissa gli ostacoli. Permanendo nello stato naturale, io vado ovunque senza paura. E adesso lascia che la luce del sole, della tua coscienza, avvolga tutto il tuo corpo e come il carro del sole illumina qualunque cosa. Godi del tuo sole, risplendi in tutti gli universi. E adesso porta le mani sul cuore, la destra sopra la sinistra, ama profondamente il tuo corpo, ama profondamente la tua luce, il tuo sole. Prendi un profondo respiro, stirati bene come se ti fossi svegliato da un lungo sonno e lentamente riapri gli occhi per ritrovarci. Eccoci qua ragazze e miei ragazzi, com'è andata? Come vi sentite? Luminosissime, luminosissimi. Allora, adesso mettiamo le mani giunte in preghiera davanti al torace, dedichiamo i meriti spirituali sprigionati dalla nostra pratica ai nostri avi e ai nostri antenati, affinché abbiano una buona rinascita e buon karma e ci sostengano nel cammino verso la liberazione finale. Salutiamo la foresta immaginale per averci ospitato, con la consapevolezza di poterla ritrovare in qualsiasi momento. Facciamo un inchino e usciamo dalla nostra foresta immaginale. Allora, ragazze mie e ragazzi, adesso ti do una breve pratica, una micro trasformazione per le prossime 24 ore circa. Allora, proprio per andare a suggellare quello che abbiamo fatto. Scegli una cosa che stai rimandando. C'è qualcosa che stai rimandando? Che ne so, una telefonata, un messaggio, una richiesta, una decisione, un progetto, un sogno, un invito.
non lo so, qualunque cosa sia. Ecco, e osserva la mente, perché la mente farà quello che ha fatto con Fetonte nel mito, cioè ti chiederà le prove. Ti dirà, no, dai, non è il momento. No, prima devo capire. No, prima devo essere sicura. Prima devo sapere come andrà. Allora, non discutere con la mente, non convincerla, non combattila. Falle un bel sorriso della serie. Ok? Fai comunque quel piccolo passo, anche imperfetto, anche minuscolo, anche tremando. Perché adesso hai la forza. Non chiederti sto facendo giusto, sto facendo sbagliato. No. Poi prendi il quaderno rituale e scrivi tutto ciò che la mente ti dice di dover ottenere prima di muoverti. Va bene? Poi magari traccia una linea sul quaderno e scrivi: se fossi Elios, il sole, quale sarebbe il primo passo? Non il 10°, no? Non il risultato finale, il primo, solo il primo. E fallo entro la fine della giornata, in queste 24 ore. Va bene? Allora la sera poi ti dirai questa cosa: oggi non ho chiesto una prova, ho fatto un passo. E quindi questo è il rito incarnato nel corpo, nella materia, nella quotidianità. Va bene? Quando smetterai di chiedere prove della tua natura divina e inizierai semplicemente ad esserla, lo vedrai in modo naturale, naturale. Questo ti serve per fare questa integrazione, va bene? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io vi strabacio, vi abbraccio profondamente, stiamo facendo un viaggio stupendo insieme e so che darà risultati straordinari. Già me lo state scrivendo, quindi grazie, 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 eternamente grazie. Noi ci vediamo al prossimo podcast e nel frattempo che tutti gli dei ti benedicano. Grazie, grazie, grazie. Mua.